Buongiorno, sono Amedeo e questa è ATH. Con oggi entreremo nella terza fase del metodo ATH. Finora abbiamo visto la prima fase dove abbiamo parlato delle basi, la seconda fase dove abbiamo parlato del rispetto di base, con oggi parleremo invece del controllo di base. Il controllo di base a sua volta si divide in 4 step. Il primo step riguarda il posteriore del cavallo, quindi il controllo del posteriore. Il secondo step riguarda il controllo delle spalle. Il terzo step riguarda il side pass e il quarto e ultimo step riguarda il back, ovvero la camminata all'indietro. In realtà un passo del controllo l'abbiamo già visto, ovvero il controllo della faccia, del naso del cavallo, che avviene tramite il rispetto della cappezza. Dopodiché oggi andremo a lavorare invece sul posteriore del cavallo. Per quale motivo lavoreremo sul posteriore del cavallo? Il rapporto di peso dei cavalli è al 70-80% tutto sugli anteriori, quindi sulle spalle del cavallo, il che vuol dire che per loro viene molto più semplice spostare il posteriore che spostare una spalla. Quindi per questo motivo pratico andremo all'inizio a lavorare sul posteriore. C'è anche un altro motivo legato al rispetto. Ricordiamoci sempre che controllo e rispetto vanno sempre assieme, sono due facce della stessa medaglia. Quindi un cavallo che porterà il posteriore verso di noi è un cavallo in difesa, è un cavallo che non collabora. Per questo motivo anche quando nella prima fase abbiamo chiesto al cavallo di girare verso di noi e non verso l'esterno, abbiamo voluto che il suo posteriore rimanesse lontano da noi, non verso di noi. Oggi andremo a creare, oltre a un esercizio di controllo, anche un esercizio di rispetto. Non vogliamo il posteriore del cavallo verso di noi, non vogliamo una posizione di difesa verso di noi. Vediamo innanzitutto come procedere. Dobbiamo aver già fatto le prime due fasi in maniera sicura e ben precisa, perché in questo momento dovremmo avere già un cavallo con un rispetto di base, altrimenti ci troveremo in situazioni di pericolo, chiaramente. Per lavorare sul controllo del posteriore, mi metto qua di lato così viene più semplice da vedere in camera. Ci dovremmo mettere innanzitutto in una posizione di sicurezza, ovvero a livello della spalla. Con la mano sinistra, in questo caso, cerchiamo di tenere il naso del cavallo verso di noi, perché nel caso di un rifiuto, nel caso in cui il cavallo decidesse di venirci contro, è preferibile avere il naso verso di noi in modo che non possa girarsi a calciare. Un'altra precauzione che vi posso consigliare è di tenere il gomito alto, questo per evitare cavalli che mordono, perché i cavalli sotto pressione, ricordiamo bene, fuggono, se non riescono a fuggire attaccano, se non riescono a calciare cercheranno di morsicare. Questo come precauzione, dovremmo averli già risolti questi problemi nelle prime due fasi, ma è sempre meglio avere delle precauzioni. I cavalli ogni giorno metteranno in discussione la vostra leadership, quindi dovrete ogni giorno essere pronti a ribadire il vostro ruolo. Quindi la posizione sarà altezza della spalla, naso verso di voi, gomito in alto. Dopodiché potremo lavorare sia con una lunghina che con uno stick, non importa. Lavoreremo a livelli di pressione, come abbiamo già visto in passato, ovvero comincerò a portare la mia energia verso il posteriore del cavallo, gli darò voce, e questo sarà il secondo livello di pressione, dopodiché se non otterrò risultati comincerò a muovere i piedi. Ricordiamo ancora una volta che chi muove i piedi per primo ha perso il gioco, quindi se noi siamo costretti a muovere i piedi deve esserci una conseguenza. Quindi quando muoviamo i piedi agiremo con la lunghina o con lo stick. Vediamo nella pratica, è più semplice a farsi che a dirsi. Guardo il posteriore, porto la mia energia, do voce, non si muove, agisco. Quanta pressione dobbiamo mettere? È sempre il solito discorso, la pressione necessaria, che può essere molto bassa, ma può essere molto alta, dipende dal cavallo che abbiamo davanti. Dobbiamo agire in base a quello. Cosa vogliamo ottenere? Questo lo possiamo vedere dalle gambe del cavallo. Quando abbiamo che la gamba nella nostra direzione, in questo caso la sinistra, incrocia sopra l'altra gamba, in questo caso la destra, avremo ottenuto lo spostamento del posteriore.
Le gambe anteriori dovrebbero fare da perno, specialmente l'anteriore nel nostro lato, quindi l'anteriore sinistro, dovrebbe fare da perno per avere un reale movimento del posteriore e non un cavallo che ci gira attorno. Quindi riproviamo. Ci mettiamo in posizione. Vedete che lui ha già capito l'esercizio. Non lasciamo che il cavallo vada indietro. Andare indietro è una difesa, correggiamolo. Correggiamo e aspettiamo finché non sarà pronto per l'esercizio. Correggiamo, non vogliamo una reazione, vogliamo una risposta. Ok. Ok, altezza della spalla, guardo il posteriore, voce. Questa è una reazione, quindi continuo finché non ho una risposta. Ok. Sto cercando di ottenere un perno sull'anteriore. Ok, già meglio, benissimo. Dopodiché riprovo. Dovremmo cercare di arrivare al punto in cui ci basterà solo la voce come pressione per spostare il cavallo e possiamo arrivarci. Possiamo arrivare al punto in cui ci metteremo in posizione, guarderemo il posteriore, voce, e il cavallo si sposterà. Capite quanta meno pressione possiamo arrivare ad utilizzare? Le prime volte dovremo crescere, le prime volte dovremo agire con la lunghina, con lo stick, con quello che abbiamo. Ma poi dobbiamo ritornare indietro e dare la possibilità al cavallo di ascoltare solo la nostra voce. Proviamo dal lato destro. Ricordiamoci che quello che facciamo da un lato dobbiamo sempre rifarlo anche dall'altro. Quindi ci metteremo all'altezza della spalla. Vediamo di metterci comodi per la telecamera. Ok. Ok, altezza della spalla. Adesso mi sta già anticipando. Lo correggo perché non gli ho chiesto nulla. Ok, siamo altezza. Lui tende di nuovo a anticiparmi. Ok. Siamo altezza spalla, guardo il posteriore, voce. Non sposta, agisco. Sta andando indietro, non voglio che vada indietro. Quindi continuo la mia azione finché non agisce correttamente. E riprovo. Spalla. Adesso tende di nuovo ad anticiparmi. Posteriore. Ok, così, riprovo, spalla, posteriore, benissimo, proviamo di qua. Ok, vedete come questo esercizio si può ottenere utilizzando la nostra energia e la nostra voce. Possiamo spostare i cavalli solamente con il nostro pensiero, con la nostra energia e con la nostra voce. Questo possiamo arrivare a farlo. Capiamo bene il significato di questo esercizio. È spostare un posteriore, è avere il controllo del posteriore e avere il rispetto del cavallo. Ok, per oggi, per quanto riguarda lo spostamento del posteriore, è tutto. Ricordatevi sempre una posizione di sicurezza. Siate pronti a evitare morsi o eventuali anche testate, perché il cavallo potrebbe girarsi all'improvviso per liberarsi della pressione. Le prime volte resteranno un attimino spaventati dall'esercizio, può essere, specialmente se dobbiamo salire molto di pressione per farci ascoltare. Poi quando inizieranno a capire l'esercizio ci servirà sempre meno pressione, saranno sempre più rilassati. Ok, per oggi, per quanto riguarda lo spostamento del posteriore, è tutto. Non è un esercizio difficilissimo, ma deve essere fatto con cognizione, non deve essere esageratamente fatto con esagerazione, con troppa pressione, deve essere ben recepito dal cavallo e non prenderlo come un atto di paura, ma deve essere sempre una risposta, non una reazione a un nostro comando. Nel prossimo video invece vedremo come muovere le spalle, che è leggermente più difficile in quanto il cavallo pesa di più sugli anteriori, quindi cercherà di spostarli meno rispetto al posteriore. Ma vedremo poi come fare.
Quindi per oggi da Amedeo è tutto e ci vediamo alla prossima.